Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare il piccolo portachiavi click clack che avete già intravisto nelle slide per andare avanti con gli spunti per i nostri regalini di Natale. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial vi invito ad iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre, come sempre, a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione nel primo commento utile. L'occorrente per questo progetto consiste in un modellino di click clack. Io ho trovato questo con l'anellina del portachiavi attaccata, il mio misura 5 cm x 6. Lavorerò questo progetto con un cordino Thai Lurex nella nuance rosa cipria ed un uncinetto numero 3. Serviranno poi dei marker, delle forbici, ago da lana, ago da cucito con cruna un pochettino più ampia per andare poi ad incorporare il nostro filo trasparente. Possiamo passare al tutorial. Iniziamo questo progetto con un cappietto iniziale e 8 catenelle. Alle 8 catenelle ne aggiungiamo una e rientrando nella seconda dall'uncinetto eseguiamo una riga di ritorno interamente a maglia bassa. Senza effettuare catenelle, voltiamo il lavoro e nel punto che abbiamo appena eseguito rientriamo con un'altra maglia bassa. Continuiamo la riga con altre 7 maglie basse. Andremo a realizzare un fondo interamente a righe di 8 maglie basse senza catenella che sia ampio più o meno come l'apertura della nostra click clack. Vedete? Devo proseguire con le mie righe di maglia bassa fino ad arrivare alla fine della mia click clack. Successivamente vi farò vedere come far combaciare un fondo rettangolare con un'attaccatura ovale. Intanto proseguiamo con i nostri punti. Un punto basso in ogni punto disponibile per tutta la riga e tutte le righe successive. Terminata la riga, voltiamo il lavoro senza effettuare catenelle, entriamo nel primo punto disponibile e continuiamo le nostre righe di maglia bassa. Ho eseguito in totale 8 righe di maglia bassa. A questo punto una catenella ed effettuo un giro perimetrale di maglia bassa in costa. In 2 lati andremo ad interpretare un pochino i punti senza tirare troppo la lavorazione, mentre negli altri 2 lati abbiamo già le nostre belle catenelle o i nostri punti bassi dove andare a lavorare più agevolmente. Eccoci nel lato dove abbiamo le maglie basse complete, realizziamo le maglie basse in costa retro. Ed eccoci al punto di partenza dove chiudiamo con una maglia bassissima. Abbiamo realizzato il nostro fondo. Da qui dobbiamo salire un pochino per creare il piccolo corpo della click clack. Per farlo andiamo nel punto successivo senza effettuare catenelle, realizziamo una maglia bassa ed un'ulteriore maglia bassa sopra quella appena eseguita prendendo la solina più distante dall'uncinetto. In questo modo possiamo in alternativa utilizzare il classico metodo delle 3 catenelle. Marchiamo subito
all'inizio del nostro giro, sulla seconda maglia bassa che abbiamo effettuato oppure sulla terza catenella. Da qui eseguiamo un giro di maglie alte che abbia al suo interno 4 diminuzioni, una in ogni lato del nostro fondo. Non è importante essere precisi sul punto esatto della diminuzione, l'importante è che ogni lato ne abbia una. Filo sull'uncinetto, andiamo nel primo punto disponibile, realizziamo una maglia alta. Adesso andiamo a fare la diminuzione. Entriamo nel punto, prendiamo il filo, entriamo nella maglia successiva, prendiamo il filo, chiudiamo, 3 e 2. Punto successivo, maglia alta, punto successivo, maglia alta, punto successivo, maglia alta, punto successivo, maglia alta. Vado a fare ora la mia diminuzione, mi trovo sul lato, filo sull'uncinetto, punto successivo, ripesco il filo, mi dirigo nel punto immediatamente successivo, ripesco il filo, chiudo 3 e chiudo 2 e vado avanti con le mie maglie alte. Mi trovo sull'altro lato, vado ad eseguire la mia diminuzione. Sul quarto lato effettuo un'ulteriore diminuzione e continuo punto su punto fino a raggiungere il mio marker. Chiudo il mio primo giro con una maglia bassissima sul marker, quindi sulla terza catenella oppure sulla seconda maglia bassa effettuata. Tolgo un attimo il marker e ripeto l'operazione. Vado quindi nel punto successivo senza effettuare catenelle e eseguo una maglia bassa sull'altra prendendo la solina più distante dall'uncinetto oppure 3 catenelle. Marco la terza catenella o la maglia bassa più in alto e realizzo un giro di maglia alta punto su punto, senza diminuzioni, senza aumenti, senza niente. Punto su punto, semplicemente una maglia alta, lavorando i punti come si presentano. Arrivati al termine del giro, chiudiamo sul marker con una maglia bassissima. Togliamo un momentino il marker e realizziamo il nostro ultimo giro con una catenella ed una maglia bassa in costa retro in ogni punto che ci si presenta. Per una maggiore precisione consiglio come al solito di andarci a marcare la catenella e andiamo con le nostre maglie basse in costa retro punto su punto. Giunti al termine del nostro ultimo giro, entriamo dove abbiamo il marker con una maglia bassissima, catenella di sicurezza e tagliamo. Nascosti i fili, ecco cosa abbiamo di fronte. Dobbiamo adesso andare ad incorporare la chiusura click clack al nostro corpo borsa, se così vogliamo chiamarlo. Lo inseriamo facendo entrare l'estremità, vedete, del nostro piccolo corpo borsa all'interno della chiusura. Aiutandovi volendo anche con un uncinetto o con un ago da lana, spingiamo all'interno della nostra chiusura la lavorazione. Ecco fatto, possiamo anche utilizzare delle pinze per
tenere ferma la nostra lavorazione. A questo punto prendiamo il nostro filo da pesca trasparente e il nostro ago e pian pianino andiamo a rifinire attraverso questi piccoli fori tutto il contorno della nostra click clack, inserendoci dall'interno quantomeno per il primo punto e cercando di far combaciare, vediamo se riesco a farmi vedere, prendiamo un pezzettino di cordino e cerchiamo di fuoriuscire, eccoci, attraverso un foro della nostra click clack e ci portiamo presso un pochino di filo. Entriamo nel foro successivo, prendiamo una porzione di cordino e iniziamo in questo modo la nostra cucitura. Per far stare più fermo il tutto vi consiglio di andare subito ad eseguire un piccolo nodino, cosa che io ho già fatto. Prendiamo questi due segmenti di filo e li annodiamo tra di loro con un doppio nodo, non si vede assolutamente nulla e ci aiuta a mantenere stabile la lavorazione. Eccoci qua. A questo punto procediamo, prendiamo il cordino e fuoriusciamo nel foro corrispondente. Ripetiamo l'operazione fino al completamento del nostro giro. Facciamo naturalmente poi un nodino e tagliamo gli eccessi. Si presenta così il progetto terminato. Guardate che mini pasticcino, sembra proprio un bonbon, con una imbarazzante quantità di filato, perché davvero questo progettino può essere realizzato con gli avanzi di qualsiasi filato. Io ho scelto questa nuance perché andava davvero di pari passo con la colorazione della mia chiusura click clack. Un'idea regalo pocket per qualche pensierino dell'ultimo minuto, si realizza in maniera semplicissima, di sicuro effetto, perché guardate, è davvero graziosissimo e senza dubbio utile perché è un portachiavi con una mini bustina all'interno dove possiamo inserire appunto quelle 4 cosettine piccoline che ci fanno comodo assieme alle chiavi. Vi lascio anche tra l'altro qua in alto il link al primo video del canale, che era proprio un portachiavi differente, quindi realizzato in un'altra maniera, sempre pensato come pensierino natalizio. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.